Ciao, sono Igor Vitale e ti do il benvenuto alla terza lezione del progetto AgriExplainer. In questo progetto noi insegniamo alle imprese agricole a sviluppare competenze di marketing educativo, cioè a promuovere il valore che c'è dietro la propria offerta, i propri prodotti. Abbiamo visto nella lezione precedente che uno dei segreti per avviare una buona strategia di marketing educativo è identificare solamente le informazioni utili per il consumatore, tendenzialmente quelle un po' meno conosciute, in quanto un'azione di marketing educativo si deve basare su potenziare il consumatore e dirgli qualcosa che non sa. È vero, avrai la tua base di informazioni, e quindi una base comune di informazioni anche per i consumatori, ma dovrai aumentare lo standard. E quindi dovrai andare a identificare quali sono un po' di più le curiosità, le unicità del tuo prodotto. Quindi è ovvio che se io dico che frutta e verdura fanno bene e che magari vendo frutta e verdura, sto dicendo l'ovvio, sto dicendo qualcosa che il consumatore sa, sto dicendo qualcosa di benefico e di positivo, ma al tempo stesso non sto dando alcun valore aggiunto. Se io invece dico che il grano senatore Cappelli, quindi tutti i vari derivati, poniamo la pasta, se comparato a un grano ordinario, ha una capacità di ridurre il colesterolo, diversamente dai grani ordinari o di minore controllo. Ecco, questa è una cosa che forse non tutti sanno e quindi ovviamente andrà a valorizzare il mio prodotto. Ponendo quindi che poi magari quel prodotto è diverso dal prodotto ordinario, prodotto in maniera artigianale, ha ovviamente un costo maggiore perché anche il metodo di produzione è diverso, riesco a dare un motivo diverso al consumatore di acquistare il prodotto, sulla base dell'utilità, sulla base dell'elemento sconosciuto dal cliente che acquisisce dunque informazioni, comprende il valore che c'è dietro e quindi magari fa una scelta diversa, magari di limitare il consumo di pasta ma di acquistarlo di maggiore qualità. È ovvio che se invece mi sposto sul lato, tra virgolette, meno utile, o forse dovremmo dire meno rilevante per il cliente, perdo l'attenzione del cliente. E quindi che cosa accade? Sarà poi più difficile recuperarla anche quando avremo gli elementi, diciamo, positivi. Ecco perché è così importante seguire il modello. Veniamo dunque alla nostra lezione, e cioè come faccio a capire che cosa è utile per il consumatore e che cosa è conosciuto per il consumatore. Non è facile. Sicuramente tu e i tuoi tecnici dovreste sapere di più del tuo consumatore, quindi hai una scatola da cui attingere, ma non è mai facile limare il livello di difficoltà e di complessità delle informazioni che rilasci al fine di aumentare la sua consapevolezza. Come si fa? 1. Dobbiamo acquisire alcune informazioni di base, e cioè esistono delle statistiche europee, in particolare un eurobarometro chiamato Food Safety in the EU, quindi la sicurezza alimentare in Europa, è del 2002, del maggio del 2002, commissionato dalla European Food Safety Authority, che ha dimostrato che 1. Il cliente conosce sempre meno i fattori legati alla sicurezza alimentare. Capisci quanto questo sia un problema elevatissimo, perché la sicurezza alimentare è la base di tutto. Questa statistica ha dimostrato dal 2019 al 2022, quindi in un arco di 3 anni, che un po' in tutta Europa si sono ridotte la conoscenza tecnica di elementi di base della conoscenza di un argomento alimentare. Per esempio, sebbene siano alimenti abbastanza conosciuti, ma solo per il 70% della popolazione, concetti come additivi, coloranti, pesticidi sono meno conosciuti dai cittadini europei. I cittadini sanno meno, sempre meno, che cosa significano queste parole. Lo stesso vale per esempio per l'antibiotico, l'uso di antibiotici in ambito alimentare o il concetto di antibiotico resistenza di determinati animali che quindi di fatto vengono sottoposti a delle cure antibiotiche enormi che poi vengono trasmesse agli uomini che consumano carne. O il tema legato per esempio alle micromuffe è in riduzione, la gente conosce meno questo tipo di argomento. Diciamo che in tutta la ricerca gli unici 2 elementi che sono aumentati in termini di conoscenza, parliamo di percentuali attorno al 29%, sono le microplastiche, che è un concetto nuovo, quindi per questo che ha aumentato il proprio livello di conoscenza nella cittadinanza europea, nei cittadini europei, e il genome editing, l'editing del genoma che è aumentato perché di fatto è un tema nuovo. Tutto il resto è diminuito, quindi nonostante gli sforzi il cittadino sa sempre meno. Cosa voglio dirti?
che probabilmente molti degli elementi che tu ritieni banali e ovvi potrebbero essere sconosciuti dal cliente. E quindi man mano che vai avanti nelle tue strategie di marketing educativo devi sempre cercare di capire quanto i clienti sapevano già e quanto non sapevano. Poi c'è anche il caso del cliente che crede di sapere ma in realtà sa poco. Devi essere un bravo formatore per trasmettergli la passione che c'è dietro al tuo prodotto. Ecco, quindi non sopravvalutare e non sottovalutare i tuoi clienti. Ogni cliente avrà un livello di alfabetizzazione legata al cibo diversa. Quindi devi essere bravo a bilanciare le cose. Non dire l'ovvio, ma neanche andare ipertecnico. Ora, qual è il problema? Il problema è che una mancata conoscenza di questi elementi tecnici rende il cliente non in grado di riconoscere i rischi alimentari e quindi a non essere totalmente autonomo nel capire cosa acquistare e cosa non acquistare. Peraltro, gli indicatori europei dimostrano che la fiducia nei confronti dei contadini e degli agricoltori non è uguale nei vari stati europei, in alcuni casi è molto bassa. O meglio, i clienti, i consumatori si fidano per esempio molto di più della TV, molto di più della radio, di internet, in cui appunto c'è di tutto, così come dei programmi ovviamente istituzionali. Si fida soprattutto di questi, mentre la fiducia verso gli agricoltori è un po' in riduzione e questo è un peccato. Dobbiamo risollevare la fiducia verso gli agricoltori affinché possano anche le piccole imprese essere molto efficaci in termini di marketing. Come scelgono i consumatori? Quali sono i pulsanti di base per costruire il marketing educativo? Ecco, questo lo vedremo nella prossima lezione. Sempre assieme ai dati dell'Eurobarometro impareremo a selezionare le parole chiave giuste all'interno di una strategia di marketing educativo, un po' per potenziare i consumatori, per far sì che scelgano un prodotto di qualità, ma anche per, tra virgolette, indirizzarli verso i buoni criteri delle proprietà degli alimenti, quelli che veramente favoriscono un consumo sano e sostenibile. Grazie.